Hai mai avuto la sensazione di entrare in un posto familiare e sentire che qualcosa è cambiato? Un dettaglio, forse. O forse tutto. Dopo solo un passo, capisci subito che qualcosa non torna. Quella fitta allo stomaco. Quella sensazione che non puoi spiegare, come se le pareti sapessero più di te, come se ti stessero osservando. E allora ti chiedi, è ancora casa mia? È cambiato qualcosa qui dentro? O sono io? È una paranoia o un segnale? Ma non sai ancora perché. È solo un brivido. Un'ombra che sfiora la mente. O forse no. Un dettaglio che ti sfugge, ma che ti osserva. Qualcosa è lì, silenzioso, in attesa che tu lo noti davvero. E tu ti ripeti, sono a casa, sono al sicuro. Ma la voce nella testa non si spegne. Resta lì, sottile, fastidiosa, come un pensiero che non vuoi ascoltare. Perché la mente mente, quando ha paura. Ti racconta che va tutto bene, anche quando qualcosa, dentro di te, sa già la verità. A volte non sai spiegare cosa non torna. Una luce leggermente diversa, un odore che non riconosci, un silenzio troppo silenzioso, un'ombra dove non dovrebbe esserci, una sedia spostata di pochi centimetri. È lì che inizi a chiederti: sono io che sto sbagliando? O è la casa che non è più la stessa? E se non fosse un'impressione? E se fosse un avvertimento? Perché a volte il familiare non rassicura, a volte il familiare è la cosa più inquietante di tutte. E se quell'impressione fosse l'unica cosa sincera? Se il posto in cui vivi ogni giorno non ti appartenesse più? Questa è la storia di una casa che sembrava la tua, finché un giorno non ti accorgi che non ti riconosce più. Era una sera qualunque, o almeno così sembrava. Marta tornò a casa tardi. Pioggia leggera, strada vuota, passi che si sentivano troppo. Arrivò davanti alla porta, la sua porta. Solo che non era chiusa, era spalancata. Non forzata, non rotta, aperta, come se qualcuno l'avesse lasciata così, o come se la casa l'avesse aperta da sola. Il corridoio era buio, immobile, ma diverso. Sono uscita di corsa stamattina, ho dimenticato di chiuderla. No, lo sapeva, l'aveva chiusa. Allora perché era aperta? Chi era entrato? O, peggio, chi era uscito? Non è più casa sua. Questo pensiero le esplose in testa come un lampo. Ma, e se fosse solo un'illusione? La mente può mentire. La paura può deformare tutto. Le stanze, i colori, i ricordi. Marta si passò una mano sul volto. Era sudata. Tremava. Calmati, calmati, sussurrò. Ma non funzionava. Perché ogni volta che alzava lo sguardo, la casa sembrava altra. Un dettaglio spostato, una parete più stretta, un'ombra dove prima non c'era. Shay non riusciva più a capire cosa fosse reale, cosa fosse suo, cosa fosse vivo. Era lei a sbagliarsi? O era la casa a giocare con la sua mente? Un dubbio le scavò dentro, freddo, profondo. E se la casa non fosse cambiata, ma fosse lei a non appartenervi più? Marta respirò. Le mancava aria. Aria che non era aria. Pesante, fredda, umida. Il salotto non era il suo. I mobili sbagliati. Fuori posto. Come se qualcuno avesse vissuto lì al posto suo. La poltrona nell'angolo, mai vista prima. Sul tavolo, un quadro nuovo. Una fotografia con un volto sfocato. Familiare e estraneo allo stesso tempo. Le pareti erano più vicine o più lontane. Non riusciva a capirlo. Ogni passo risuonava troppo forte. Il pavimento sembrava respirare. Com'è possibile? Come può la mia casa essere cambiata mentre ero via? Era davvero casa sua? O un luogo estraneo, travestito da ricordo? E Marta lo capì, all'improvviso, con un brivido che non perdona. Una verità semplice, terribile. Quella non era più casa sua.
Ogni dettaglio sembrava dire: non sei la benvenuta qui. Più cercava sicurezza, più la casa sembrava scivolare via. Non poteva essere vero. O forse sì. Marta respirò a fondo. Forse era solo stanchezza. Solo un giorno lungo. Solo troppo stress. Ma qualcosa non tornava. Il corridoio davanti a lei sembrava più lungo. La casa si muoveva. Impossibile. Le sembrava che la casa fosse viva. Respirava, mormorava, parlava. Sì, ma cosa? Forse il suo nome, forse un avvertimento, o forse non voleva che lei uscisse. Si fermò. Toccò il muro. Freddo, umido, non familiare. Le case crescono, si allungano. O è solo la mia mente che cede alla paura? Camminò avanti. Ogni passo rimbombava, più forte del precedente. Dietro di lei, nulla sembrava fermo. La porta di casa, la sua casa, era già cambiata. Marta corse lungo il corridoio, inciampando quasi, il respiro spezzato, le mani che tremavano. Il panico le stringeva la gola mentre si fermava di colpo davanti alla sua camera. Sembrava la stessa, ma non lo era. C'era qualcosa di sbagliato. Era tutto sbagliato. Illusione, suggestione o qualcosa che la stava già aspettando. Entrò. Il letto non era il suo. Le lenzuola odoravano di vecchio, di freddo. Le pareti, il colore, diverso. La finestra. Dove porta quella finestra? Una strada che non aveva mai visto. Aprì l'armadio. Vestiti di altre persone, taglie diverse, colori diversi, odori diversi. Una tazza sul comodino, tiepida. Qualcuno era stato qui, poco prima. Cosa mi prende? Chi? Perché? No, non può essere. Ogni oggetto sembrava gridare: non sei a casa tua. No, no, non può essere, si disse Marta. Forse la mia immaginazione. Adesso mi riprendo. Una doccia, una tisana. Andrà tutto bene. Cercava di convincersi, ma il cuore continuava a battere troppo forte. E una domanda la divorava dall'interno. E se non fosse solo immaginazione? Non era più casa sua. No, non lo era più. Marta entrò nel soggiorno, cercando di respirare piano. Non guardò più nulla. Non voleva. Non poteva. Tutto sembrava normale. O così voleva convincersi. Ma qualcosa non andava. La paura? Perché? Non si muove. Non parla. La paura aspetta. E soprattutto, non se ne va più. Cercò la porta d'uscita, ma il corridoio non era più lo stesso. Le scale erano sparite. Al loro posto, un'altra stanza. No, no. Non può essere. Cosa mi prende? La casa cambiava forma. E lei non poteva fermarla. Dal buio, un rumore. Passi, lenti, pesanti, dalle pareti. Marta voleva gridare, ma la voce non usciva. Voleva correre, ma i piedi non la obbedivano. Era prigioniera di se stessa e della paura. E allora lo vide, sul muro, scritto con qualcosa di scuro: la casa non è la tua. Marta indietreggiò, le mani tremanti, e la voce della casa quasi rideva. E non è mai stata. Il silenzio calò, pesante, infinito. Voce di Marta sussurrò quasi a se stessa: tu pensi di vivere dentro una casa, ma alcune case vivono dentro di te.